Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi realizziamo insieme questo maxi zaino. Vediamo adesso nel dettaglio tutto l'occorrente per poterlo realizzare. Ed ecco qui l'occorrente per creare il nostro zainetto. Se andate su Tutti a Mano Luisa troverete il kit già pronto per poterlo realizzare. Potete scegliere comunque la diversa tonalità sia della pelle che del cordino, quindi vi potete sbizzarrire. Io ho scelto questo color cuoio perché qualunque cordino andiamo a inserire ci sta benissimo. Quindi nel kit troverete 2 bretelle, la coulisse col quale andremo poi a chiudere lo zainetto, la patellina e anche il giro borsa, quello che andrà tutto attorno, sul quale poi andremo ad alloggiare i nostri laterali appunto per completare lo zainetto. Come cordino utilizzerò il cordino Ares, ne servirà una rocca da 500 grammi, infatti nel kit ne troverete una, e come uncinetto dal 3,5 al 4,5 va benissimo. Io personalmente utilizzerò il 3,5, ma voi dovete sempre andare ad utilizzare quello che dico sempre, l'uncinetto più congeniale alle vostre mani. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo realizzando 2 pannelli, quindi iniziamo dal primo e io ho montato 46 catenelle. Poi dobbiamo tornare indietro e creare dei punti bassi. Anziché iniziare a lavorare dei punti bassi in questo punto, noi voltiamo un pochino in questa maniera il lavoro e vediamo che qui ci sono delle asoline e qui andremo a creare appunto i nostri punti bassi di ritorno. Quindi in questo modo, per un totale di 45 punti. Quindi vedete? Qui sul dorso, quindi qui è la nostra catenella, voltandola in questa maniera andiamo a prendere questa costina che ci sta qui dietro. E quindi ne realizziamo, come vi ho già detto, 45. Vi faccio vedere qualche altro punto. Quindi con molta attenzione, mi raccomando, cerchiamo di non farcene scappare qualcuna, quindi vi consiglio sempre di contarli. Quindi le realizziamo tutte e 45 e ci rivediamo per vedere come realizzare il secondo giro. Fatte tutte le 45 maglie, adesso catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a fare un'altra volta dei giri di ritorno sempre a punto basso, in questo modo. Quindi in totale 45 e quindi i primi 2 giri saranno a punto basso normale, perché appunto questo pannello sarà alternato da 2 giri a punto basso normale, da 2 giri a punto basso in costa. Quindi arriviamo alla fine e faremo insieme il secondo giro, anzi il terzo giro. Completati quindi i primi 2 giri a punto basso normale, adesso catenella e iniziamo gli altri 2 giri sempre a punto basso ma stavolta in costa. Quindi se vi ricordate bene, il punto basso normale va preso entrambe le asoline, quello in costa solo la costa esterna, in questo modo. Quindi vedete, solo la costa esterna. E si fanno tutti e 45 i punti e anche il giro di ritorno, perché saranno, appunto come avevo già detto, andremo ad alternare a questo pannello 2 giri normali e 2 giri in costa. La misura dei pannelli sarà di 36 centimetri, quindi arriviamo alla lunghezza desiderata e vi farò vedere come procedere. Ho completato entrambi i pannelli. Io nell'ultimo giro praticamente cosa ho fatto? Ho contornato il tutto, quindi nel momento che ho fatto l'ultimo punto basso, senza fare l'angolo perché mi serve leggermente arrotondato, io ho creato tutti i punti bassi tutta attorno. Vedete qui che è un po' arrotondato, quindi una volta che ho fatto il punto basso di qua, ho girato e ho continuato.
che normalmente io vi dico sempre che nell'angolo dobbiamo fare punto basso e catenella e punto basso nello stesso punto, in questo caso no. Quindi i pannelli misurano 36, scusate, 36 di lunghezza, 36, qualche millimetro e 27, sono entrambi uguali, e le misure che io ho preso, praticamente cosa ho fatto? Questa è la fascia che appunto contornerà lo zainetto. Io queste misure da dove le ho prese? Ho misurato questa fascia che misura 1 metro, quindi nel momento in cui io cosa ho fatto? Metto per così, e praticamente i 3 lati che andremo a cucire praticamente devono risultare 1 metro, quindi 36, ho fatto 36, 27 e 36, considerate che 36, qualcosa, siamo arrivati alla misura. Quindi il motivo per cui ho creato i pannelli appunto con queste misure. Adesso ci dobbiamo occupare di contornare la nostra fascia. Io già da un lato l'ho creata, è semplicissima, quindi non dobbiamo fare altro che in ogni foro, ad eccezione del primo, creare 2 punti bassi in ogni foro, ed esattamente in questa maniera. Allora, sul primo vedete che qui c'è un po' di distanza, ma al di là della distanza che c'è fra l'uno e l'altro, ne faccio 3 perché così mi copre perfettamente quest'angolo, così come ho fatto, perché se ne faccio solamente 2, a parte che sono leggermente più distanti, ma in questa maniera mi copre tutta la fascia. Quindi cosa faccio? Cappiettino, mi inserisco, creo il primo punto basso, man mano la codina ce l'andiamo a lavorare così la cominciamo a fissare, facciamo il secondo punto basso ed infine pure il terzo, quindi è l'unico punto in cui ne andremo a fare 3. Vedete? Poi tirando per bene mi va a coprire tutta la fascia. Poi proseguiamo e in tutti i restanti fori, ad eccezione dell'ultimo che saranno anche questi 3, faremo 2 punti bassi in ogni foro che troviamo. Non lavoriamo troppo strette, mi raccomando, altrimenti la fascia si tirerà, quindi vedete, e facciamo così per tutti i fori successivi, quindi 2 punti bassi, ad eccezione del primo dove ne faremo 3, e nell'ultimo faremo la stessa cosa come ho fatto qui. Quindi ci rivediamo per vedere come cucire i pannelli al nostro giro borsa. Finito di contornare quindi il giro borsa, adesso è il momento di alloggiare e cucire i 2 pannelli frontali. Io uno già l'ho cucito, eccolo qua. Questa è la cucitura che adesso vi mostro, molto solida, resistente, anche perché lo zaino è molto grande, quindi deve essere appunto cucito in modo molto serrato, altrimenti si rischia che si scuce, insomma, perché chiaramente essendo capiente possiamo metterci veramente tanta roba. Quindi cosa ho fatto io? Intanto ho preso il centro del nostro giroborsa, il centro del pannello, e ho cominciato ad agganciarli in questa maniera per venirmi più facile appunto la cucitura. Quindi una volta che abbiamo fissato questi punti, io cosa faccio? Mi sono già agganciata con un nodino, che poi andiamo a nascondere tutti i fili, poi vado sul primo punto che abbiamo effettuato, quello di fronte proprio ad angolo, prendiamo tutte e 4 le asole e tiriamo per bene. Sempre dallo stesso lato proseguiamo sul punto successivo, le 4 di fronte, e tiriamo per bene. La stessa cosa nei punti seguenti, tiriamo per bene e così procediamo per tutto il perimetro. Quindi dobbiamo andare a cucire tutti e 3 i lati, quindi adesso vi mostro. Quindi questa è la cucitura che dobbiamo fare, proseguiamo senza tagliare il filo fino a questo punto e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Ho cucito pure il secondo pannello e quindi il corpo borsa è completo. Adesso ci dobbiamo occupare di cucire la patella.
Anche questa era appunto con i fori, per cui bisognava contornarla. Io non ve lo faccio, non ve l'ho fatto vedere perché è lo stesso procedimento che abbiamo fatto per il giro borsa. Quindi io che cosa ho fatto nel dettaglio ve lo faccio vedere. Sono partita da questo punto, in ogni foro ho fatto 2 punti bassi, ad eccezione di questi 2 punti che sono gli angoli, dove ho fatto 2 punti bassi, una catenella e 2 punti bassi. La stessa cosa ho fatto da questa parte. Adesso io cosa ho fatto? Ho preso il centro esatto del nostro pannello e l'ho fatto coincidere con il centro della patella. Dobbiamo adesso creare le cuciture. Io la metto al contrario, quindi dal lato interno. Mi sono già agganciata, vedete, con un nodino, poi facciamo sparire tutti questi fili e esattamente nel punto dove ho fatto la catenella, vi ricordate, nell'angolo, non prenderò tutte e 4 le maglie, le asoline, ma solo quelle più esterne, quindi questa e questa, quindi quelle interne le lascio, anche perché poi sarà carino da vedere, diciamo, anche dall'esterno. Poi vado da questa parte, sempre asola esterna con asola esterna. Io addirittura comincio anche a cercare di nascondere la codina in questa maniera, tiro per bene, vado da questa parte e sempre prendo asola esterna con asola esterna e tiro, vado avanti, asola esterna con asola esterna, in questo caso passo anche la codina così me la chiudo e vado avanti in questo modo. Quindi vedete, molto semplice. Proseguiamo sempre, mi raccomando, solo le asole esterne, tiro e passo a quella successiva. Quindi una cucitura diversa rispetto a quella che vi ho mostrato nel laterale. In questo modo, anche perché poi l'effetto dovrà essere questo qui. Quindi completiamo fino all'altra catenella dell'angolo e ci rivediamo non appena tutto è completato. Adesso andiamo a creare la tasca esterna, appunto, che avete visto in anteprima. Creiamo 24 catenelle, vedete, e torniamo indietro con dei punti bassi. Quindi in totale saranno 23 punti. Quindi questo molto facile. Quindi tutte le maglie, quindi 23 saranno in totale, quindi questo è una cosa molto semplice. E praticamente non dobbiamo fare altro che creare questo rettangolo, quindi creeremo delle righe di andata e ritorno a punto basso normale, così diciamo sarà anche in contrasto con la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Quindi andiamo a creare un pannello che sarà alto 18 cm, 15 di larghezza e in totale saranno 33 righe e poi alla fine andiamo a creare pure il contorno a punto basso. Quindi ci rivediamo non appena questa tasca è completa e vediamo come cucirla appunto sul pannello frontale. Creata la tasca esterna, io l'ho poggiata ed è pronta per la cucitura. Volevo dirvi che ho deciso di utilizzare questo tipo di chiusura che viene attaccata tramite delle alette, quindi molto facile, come del resto la parte superiore, vedete, si incastra, quindi ho deciso di incastrarla in questa maniera perché quindi la tasca davanti verrà chiusa in questa maniera, così sarà anche più facile se vogliamo inserire il telefonino, quindi averlo più a portata di mano, verrà molto più semplice. E ho inserito già la coulisse. Io mi sono creata delle misure, insomma, poi ognuno, diciamo, la coulisse la può inserire come preferisce per poi appunto essere più facilmente, insomma, la borsa così verrà ben chiusa. Quindi adesso io cosa ho fatto? Ho preso un po' di filo e adesso ci dobbiamo occupare della cucitura di questa tasca. Quindi io parto da dove ho messo appunto questo marcapunti, quindi mi vado a cercare dei punti in questo modo, vedete, e
vado a lavorare, ho fatto anche un nodino sul retro, mi vado ad agganciare in questa maniera, quindi mi vado a cercare dei punti, così, e faccio questo tipo di cucitura, quindi andando a prendere tutto il bordo, perché appunto io qui ho contornato e stavolta ho fatto gli angoli, quindi punto basso, catenella e punto basso, e proprio dove noi abbiamo questo contorno andiamo a cucire in maniera da fissare per bene tutta la nostra tasca. Quindi dobbiamo fare attenzione, cerchiamo di prendere tutti i punti possibili, vedete, stringendo per bene, e questo è l'ultima cosa che dobbiamo fare appunto sullo zainetto. Dobbiamo essere molto pazienti, cercare un foro di uscita, ecco, tiriamo per bene e si procede così, in questa maniera. Quindi adesso io vi lascio proseguire da sole e ci rivediamo non appena anche la taschina è cucita. Completata la cucitura, ho deciso, per farlo evidenziare maggiormente, di creare un punto bassissimo tutto attorno al perimetro, proprio tutto, anche la parte che non abbiamo cucito, la parte che appunto deve rimanere aperta. Vi mostro quello che sto facendo. Io mi sono agganciata da questa parte e cosa faccio? Prendo tutto il contorno, se vi ricordate questa taschina è stata contornata, quindi prendiamo i punti bassi, quindi ci passiamo con l'uncinetto e chiudiamo a punto bassissimo, quindi molto molto facile. Mi piace di più diciamo metterlo in evidenza, diciamo con questo tipo di contorno, e quindi ve lo faccio vedere. Quindi veramente molto facile, perché appunto avendo cucito al di sotto le nostre asoline sono rimaste libere, quindi possiamo, vedete, inserirci e fare questo tipo di lavorazione appunto bassissimo, vedete, così è con questo giro, e in questa maniera è rimasto troppo piatto, mi piace di più appunto creare questo tipo di contorno che rende più visibile la particolarità di questo zainetto. Quindi lo completiamo tutto e poi vi faccio vedere come attaccare la tracolla. Ed ecco qui ho realizzato quindi il giro di contorno, quindi una volta che è cucita, dopo fare questo giro di punto bassissimo che gli dà una bella rifinitura e si nota di più insomma la particolarità di questo zainetto, quindi in questa maniera. E poi appunto la stessa taschina verrà chiusa direttamente dalla pattina con la chiusura a girello. Adesso ci dobbiamo occupare di cucire la nostra tracolla. Io ho preso intanto il centro della patella, poi cosa facciamo? Prendiamo la tracolla, quindi mi raccomando non da questo verso ma da questo, e prendiamo anche l'ago. Io lo faccio con l'ago, si può fare anche con l'uncinetto, questo poi è una vostra scelta. Una volta selezionato il punto, io direi di metterlo proprio qui. Cosa facciamo? Lasciamo comunque questo segnale che ci darà la misura e iniziamo a cucire sempre con lo stesso filo, facendolo passare tra le varie maglie della lavorazione in questa maniera, e cerchiamo di ancorarlo per bene. Facciamo magari tante passate, quindi in questa maniera, vedete, ripasso nello stesso punto, poi vado avanti, vedete, e sempre andandoci a trovare il nostro punto. Quindi a questo punto questo lo possiamo togliere e si va avanti, e dove potete passate 2 volte, perché chiaramente la tracolla deve sostenere il peso di ciò che mettiamo all'interno, quindi deve essere cucita ben bene.
Io infatti, come vedete, passo 2 volte in ogni foro, quindi ci dobbiamo assicurare che sia ben fitta. Poi dobbiamo fare la stessa cosa, quindi nella parte finale. Mi raccomando, noi dobbiamo cucire la parte dritta, vedete questi gancetti, vedete? La dobbiamo, aspettate che vi faccio vedere bene, proprio all'angolo qui in basso, dobbiamo fare la stessa cosa e anche per l'altra tracolla, quindi in questi 2 punti. Poi voi scegliete, io sicuramente la metterò proprio subito dopo l'angolo in questo punto e in corrispondenza anche l'altro. Quindi ci rivediamo non appena anche la tracolla è stata inserita. Ed eccolo qui il nostro maxi zaino completo. Io l'unica cosa che ho aggiunto e che non vi ho fatto vedere perché mi sembrava più completo, mettere questa sorta di manichetto che non è altro che realizzando 4 catenelle, tornando indietro sono 3 punti, quindi 3 punti bassi e facciamo quindi questo manichetto di 20 cm, sono delle righe di andata e ritorno a punto basso, quindi molto semplice. E poi l'ho cucito esattamente come ho cucito la bretella nella parte alta, quindi niente di diverso o di complicato. Poi ho cucito nel laterale, mi è piaciuto metterlo così sul laterale, l'altro gancio appunto delle nostre bretelle ed eccolo qui completo. Voi vedete è molto pratico perché appunto aprendo la nostra patella qui possiamo inserire portafogli oppure possiamo mettere il cellulare, quindi oltre ad essere molto capiente all'interno, quindi abbiamo anche questa taschina che poi viene chiusa attraverso appunto il gancio della patella ed eccola qua. Le misure finali sono 27 di larghezza, 36 di altezza e profondità 14, quindi veramente uno zaino molto molto capiente e soprattutto molto comodo. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, non esitate a scrivermi se trovate qualche passaggio che non vi è chiaro, ovviamente se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre aggiornati sui miei progetti futuri. Vi ricordo di andare sul sito di Tutti a Mano Luisa, troverete questo kit già completo con gli stessi colori oppure lo potete creare a vostro piacimento e a vostro gusto in base appunto al colore che magari più vi piace. Vi lascio comunque il link in descrizione così potete cliccarci sopra e andare direttamente a dare un'occhiata oppure ad acquistare direttamente il kit. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.